Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 dicembre al 4 gennaio. Approfitto subito per farvi gli auguri di buon fine anno e soprattutto di buon inizio anno nuovo 2026. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Allora, troviamo questi topolini che possono essere un po' fastidiosi, soprattutto portare tensione e stress in alcuni rapporti, nello specifico, però anche nelle varie situazioni. Quando escono consiglio sempre di fare attenzione perché ci sono dei fastidi, perdite di tempo o sentirsi affranti, sfiduciati, proprio per questo, proprio perché ci sono delle piccole preoccupazioni, delle incombenze da risolvere, tanti troppi impegni accumulati. Quindi se avete possibilità magari di togliervi subito, immediatamente alcune cose per non portarvele dietro, allora quindi vi sentirete un po' più leggeri. È ovvio che il tutto richiede determinazione, impegno, forza e coraggio. Abbiamo l'orso che fa riferimento alla nostra stessa forza e anche come la impieghiamo, quindi di essere forti e resistenti da un lato e dall'altro lato ovviamente di non eccedere, cioè di non esagerare, magari giusto per proteggere le nostre cose, magari quelle più pratiche o a volte può essere anche un qualcosa che ci teniamo particolarmente nelle relazioni. E troviamo il cane, fa riferimento alla costanza, anche a ritrovare serenità, poi è vero può essere una persona stretta, un'amicizia, una persona molto utile, fedele che vi aiuta, per vari aspetti, ma può essere anche un vostro modo, una vostra modalità di sostenere alcune cose e che quindi riuscirete a risolvere o quantomeno trovare una soluzione per poi realizzare e risolvere successivamente alcune cose. Questo ve lo dico soprattutto quelle che hanno a che fare con le cose pratiche, con il lavoro, con le finanze e con la ricerca. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Principalmente abbiamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, principalmente coppia single, e alcune cose ricordo possono fare riferimento anche alle relazioni e ai rapporti più importanti per voi di famiglia, di amicizia. Vediamo cosa troviamo. Troviamo la carta arnica che può apportare una specie di risoluzione nelle situazioni un po' più difficili e complesse. Poi troviamo il tulipano. Infatti se c'è mancanza di tempo, di cura, di dedizione, succede a volte che alcune tensioni e litigi vengono proprio creati per situazioni esterne oppure perché stiamo sottovalutando alcune cose. Ricordo che avete i topolini che ci fanno capire questo aspetto del sottovalutare, del lasciare andare, dell'evitare magari di affrontare determinate cose. Più facciamo così e più ce le portiamo dietro e poi trovano l'esplosione appunto in litigi e in discussioni. Tutto ciò può essere assolutamente risolto, infatti queste carte vi dicono prima affrontate determinate cose, prima magari cercate anche una comunicazione abbastanza aperta e sincera
leggera e più, ecco, ci sono non solo, come abbiamo visto, quelle soluzioni, ma anche di serenità, appoggio, massima unione, tranquillità e benessere. Ovviamente coppia e relazioni più importanti, mentre per i single troviamo una fase molto, molto particolare. Attenzione, questa può indicare sia la fine di una sofferenza, di recupero e liberazione da una situazione precedente e quindi fase di rigenerazione, o dall'altro lato una fase di perdono, di riconciliazione e quindi tra virgolette dico di ritorno, ovviamente da prendere con le pinze, perché ricordo che è una stesa generica, quindi è vero che può esserci un ritorno, ma può essere anche un risentire, rivedere, un chiarimento, un portare equilibrio a una situazione precedente o a una relazione che si è conclusa, ma può anche indicare invece una fase di liberazione, quindi trovare serenità e tranquillità, benessere in voi stessi e procedere verso altre nuove situazioni. Andiamo adesso a vedere la parte più pratica, più concreta della vita, e cioè lavoro, denaro, lavoro per chi ce l'ha, ovviamente per chi è alla ricerca. Troviamo questa carta della superbia. Sembra un po' particolare da capire e da gestire perché spesso fa riferimento all'orgoglio, alla vanità, ma può essere anche positiva, perché se magari ci vogliamo concentrare su noi stessi, sul nostro benessere, di essere fieri dei nostri risultati o cercare proprio di rispettare quello che vi siete prefissati, o anche di essere proprio orgogliosi di come stanno andando avanti le cose, potete farlo assolutamente. Anzi, magari di prendervi pure delle soddisfazioni nei confronti di qualcuno e anche, come vi dicevo, proprio di essere aiutati e sostenuti, soprattutto in quelle situazioni più complesse, sia per chi ha il lavoro, che è sempre bello e positivo aver sostegno e fiducia di qualcuno, e magari anche persone che si rendono conto della vostra bravura e vi apprezzano e vi sostengono. Quindi parliamo di soddisfazioni per voi, ma anche per chi è alla ricerca, perché c'è una specie di evoluzione. Quindi anche se le cose sono un po' difficili, frenetiche, confuse, potete contare sul sostegno o anche su alcune cose che state facendo voi e magari che state pensando e volete intraprendere successivamente, potrebbero essere delle buone idee. Quindi si vede questa evoluzione che può iniziare a prender vita, prendere forma, almeno nelle idee, o cercare aiuto, collaborazione da parte di qualcuno proprio in questo periodo, però sapete benissimo che alcune cose ovviamente ci vuole pazienza, determinazione e quindi poi procedere attivamente, quindi andare a superare questa fase che può essere di blocco, di stallo, una fase dove magari sì, avete le vostre soddisfazioni, siete comunque abbastanza sicuri e convinti di determinate cose, però abbiamo detto benissimo, ci saranno risultati successivamente, quindi bisogna avere pazienza, aspettare, anzi direi di continuare a procedere in un certo modo e ovviamente essere fiduciosi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!